stai registrando. Não fiquei sozinho, sendo Satanás todo no pé. Ninguém mais, nunca mais voltará para aqui. Siamo arrivati a Itamaraju e adesso dobbiamo aspettare un'oretta il prossimo autobus, simile a quello lì, che partirà da qua per portarci a Porto Seguro. Come potete sentire il bel rumore dei nostri autobus. Quello che avete appena sentito è un predicatore, qui sono molto comuni, dappertutto, sull'autobus, al mercato, in metropolitana, ovunque qua c'è qualcuno che predica. E di solito cominciano dicendo io non voglio soldi e concludono però se volete fare un'offerta è sempre ben gradita. Nel nostro nuovo posto per le 2 notti. L'anno scorso quando ci siamo stati, perché siamo già stati qui e ci era piaciuto, e avevamo trovato una mega offerta stando più notti. Abbiamo notato che in Brasile, quando si ha più disponibilità, per esempio di stare, non so, una settimana piuttosto che 5 giorni, 6 giorni, è tutto molto variabile, non si capisce come, ma se si mette su internet, per esempio su Booking, delle date, in base al numero di notte che si fanno, si possono avere grandi sconti. E quindi noi in questo hotel, che tipo abbiamo visto adesso e costa 25 euro a notte, per noi è tantissimo, l'anno scorso l'abbiamo pagato, se non sbaglio, 11 euro a notte, 12 euro a notte, con una mega colazione inclusa, una mega colazione tipo a buffet, con torte di tutti i generi, c'era affettati, ovviamente il caffè, il tè, tantissima frutta fresca che in Brasile ovviamente è buonissima. E vabbè, questa volta non ce l'abbiamo fatta, anche perché siamo di corsa, perché appunto tra poco arrivano persone speciali a trovarci e quindi dobbiamo correre verso nord. Porto Seguro non era nei programmi, ma appunto è una tappa intermedia. Il meteo ci ha regalato un cambio di programma inaspettato, per cui adesso andremo a fare la spesa, fare un giro in un supermercato qui a Porto Seguro e andremo esattamente al Cambuí. Pan di queijo, focaccia ripiena e focaccia non ripiena, 23 reais. Focaccia semplice e focaccia con pomodorini e zucchine. I panificati brasiliani sono davvero buonissimi.
Abbiamo appena visto un pezzo dello spettacolo di capoeira e a me emoziona sempre tanto la capoeira perché mi prende molto il ritmo, i tamburi e coloro che li suonano sono davvero fantastici e ha un significato molto profondo. Questa era una danza lotta che è stata importata qui dall'Africa quando sono arrivati appunto gli schiavisti non volevano che loro combattessero e quindi hanno trasformato questa lotta in un ballo. È davvero molto profondo come significato e molto bello, davvero emozionante da vederlo. Buon dia! Quando siamo arrivati a Porto Seguro, un cartello con scritto "Qui è dove è nato il Brasile" ci ha accolto. È proprio in questo luogo, infatti, dove nel 1534 arrivarono i portoghesi con Pedro Álvares Cabral. Ma davvero il Brasile è nato in questo anno in cui arrivarono i colonizzatori? Noi crediamo di no. La croce, la chiesa e le prime case che costruirono qui i colonizzatori portoghesi sono solo una parte della storia del Brasile, che esisteva anche prima dell'arrivo degli europei. In tutto lo stato di Bahia è possibile trovare dei laccetti colorati, che vengono mossi dal vento, rendendo il luogo ancora più suggestivo. Sono dei braccialetti ricordo, che portano il nome della città baiana in cui vengono collocati. La tradizione vuole che coloro che legano questi braccialetti un giorno facciano ritorno in questa terra. L'anno scorso, quando siamo venuti qua per una settimana, ogni giorno, ogni pomeriggio venivamo qua e Rebecca qua aveva incontrato due amiche, Pietra e Sofia, che abitano qua, però oggi non ci sono. E avevano fatto i tatuaggi insieme. No, i tatuaggi no, amore, sono andati via i tatuaggi dopo tanto tempo. L'anno scorso ci hanno insegnato anche a mangiare questi cetriolini che crescevano proprio dall'albero, dal tronco. Sono molto buoni, adesso non ce ne sono tanti, vuol dire che non è il momento giusto. E qui addirittura c'è un bozzolo, forse qualcuno si sta trasformando. Chissà che cosa uscirà. Ci sono anche delle scimmiettine qui, le nostre amiche immancabili che non vedevamo da tanto tempo. Adesso saltano a destra e a sinistra, non so se si riescono a vedere. Sono velocissime e curiose e affamate. Ciao! Ciao! Il luogo in cui ci troviamo è proprio il centro storico di Porto Seguro. Qui sono rimaste intatte le prime case dei coloni, che sono state dipinte di diversi colori nel tipico stile baiano. Si trovano un piccolo museo, attualmente chiuso, 2 chiese e l'antico seminario. La spiaggia più bella qui è Coroa Vermelha. Noi quest'anno non potremo visitarla perché stiamo qua solo un giorno, quindi abbiamo deciso di tornare qua al centro storico per Rebecca, per rivedere le sue amiche. Essendo stati già a Kumuru abbiamo pensato di non andare al mare, domani siamo già in partenza. Però da qui praticamente tutta la costa ci sono diversi paesini che abbiamo visitato l'anno scorso, che sono Arial da Giuda, che sono Trancoso, e poi c'è Caraíva e infine Kumuru, che hanno davvero delle spiagge da sogno. Le spiagge che avete visto anche nel video precedente, se non l'avete visto ve lo linkiamo qua, e sono davvero paradisiache, meravigliose. Ecco un mirco selvatico in Bahia. Cos'hai da dirci sulla Bahia, Mirko? Com'è che è? Soria sta in Bahia. Stiamo andando in un posto dove non volevamo andare. È la passerella della cultura, come chiamano qui,
e la passerella dell'alcol, e con questo ho detto tutto. Quando ero venuta qua nel 2011 c'erano dei ragazzi per strada che facevano tipo degli animaletti con le foglie di palma. Sai che mi sa che le ho viste anch'io? Sì, li avevamo visti da qualche parte, non mi ricordo dove. Dove c'era l'albero con tutti i pappagalli? Sì. L'albero dei rumori. Guarda. E via. Sanduicino, busterino, bontanina. Qua in realtà c'è odor di cloro. Ah, qua sì, perché stavano pulendo. Perché quando puliscono, c'è da dire che puliscono bene, puliscono sì. Alla grande. Qua si butta giù acqua e cloro, si butta proprio a secchiate e poi si passa una specie di spazzolone che tira via tutta l'acqua e si lascia asciugare, proprio secchiate di acqua e cloro qua. Poi devo dire che comunque qualsiasi anche bettola dove siamo andati era sempre pulita. Ah, questo è lo strumento musicale, esatto, che si usa per la capoeira. Sì, qui c'è la storia dell'indiana, di una nativa. Te lo ricordi questa storia? No. Dell'India Inaya. Vai. Questa è una storia tipo Pocahontas, no? La India Inaya, praticamente questa India che si è innamorata di questo portoghese. Non è la signora lì, è la statua della... Che si è innamorata di questo portoghese che è arrivato qui. Sono stati insieme, molto innamorati, molto felici. Ma a un certo punto lui decide di tornare in Europa. Lei, tristissima, un giorno si butta nel mare. Morta, da quel momento più nessuno l'ha vista. E vissero per sempre felici e contenti. Almeno il portoghese, questo sì. Guarda ancora. Braccialettini colorati, Braccialetti. lembranza di Bahia anche davanti alla chiesa, perché non si sa mai. Questa strada che di giorno è trafficata e dove passano anche gli autobus, di notte si trasforma in questa strada delle bancarelle. Ovviamente è presto perché stanno ancora armando tutto, però da qui a qualche ora sarà pieno zeppo di turisti, musica, cibo e molto altro. C'è una cosa molto interessante, che noi che siamo amanti della frutta secca, la cosa che amiamo di più sono gli anacardi. Ovviamente sono quelli che costano sempre di più in qualsiasi parte del mondo, in Italia per primis, no? Ma qua no, perché ad Aracaju, che è una città che c'è a nord di qua, c'è un albero di anacardi enorme e quindi in realtà costa un poco gli anacardi. Vengono tutti da lì, tutti da quell'albero enorme. Okay. Vabbè. Tipica statua della baiana alla finestra. Baiana gravida, baiana di tutte le forme. È raffigurata la statuetta di questa donna baiana che aspetta, quindi ha proprio la mano qui sotto e aspetta alla finestra. Ed è la storia appunto di questa donna, il mito della donna baiana che aspetta il suo amore alla finestra. Sono molto belle le statue. Ancora. Però devo dire, no? No? Obrigada. Almeno questa è viva. Chi è vivo? La baiana, a differenza dell'indigena che si è buttata. Vabbè, comunque qua è tutta la zona appunto dei ristoranti, dei bar, e di sera si riempie proprio nel momento in cui noi ce ne andiamo. Torniamo a casa. Via! E questa è la passerella culturale che a un certo punto si trasforma nella passerella alcolica, famosissima perché la gente in teoria viene qua a bere tantissimo. Che non c'è e non ha una traduzione vera e propria italiana, ed è fica vontade, e significa sentiti libero di essere come a casa tua, no? Ed è molto bella, noi l'amiamo tanto.
comunque la nostra passerella dell'alcol è finita senza alcol. Ahimè. Ahimè, sì. Noi andiamo a casa, mangiamo del buonissimo riso che è avanzato, probabilmente con il sugo di pomodoro che è avanzato. Che buono. Perché domani è il giorno della partenza. Ci aspetta un mega viaggio. Quindi, a domani!